Allora vediamo un po'. Sono dal vivo, ma sono dal vivo e non figuro che sto la live da nessuna parte. E eccola qua. E un attimino che mettiamo personalizzazione. Non so perché mi chiedono sempre gli stessi dati. Dettagli. Ecco che sono da voi per fare quello che ho dovuto interrompere prima. Vediamo un po', scusate. Allora ecco qua, mi mancano poi dovrò fare questa parte di live. Ci sono molte persone come Anna che mi salutano, ma io imperterrito poi non so se dovrò continuare. Allora continuo a fare la live. Adesso con questi nunchaku devo stare attento al lampadario, perché sta proprio sopra la mia testa. Allora ho dovuto prima interrompere e vabbè, stavo facendo le forme del Tanglong Fushi, che è una forma di Kung Fu Shaolin. Dicevo prima che Wushu significa arte marziale. Vi ringrazio a tutti di continuare a seguirmi qua in questa live, che purtroppo oggi ho avuto molti inconvenienti per trasmettere una live. Poi mi mandano dei messaggi, vediamo. Io dal cellulare non posso, ogni tanto lagga, lo vedo nello schermo. Però ecco, mi raccomando, se non avete maneggiato mai un nunchaku, o compratevi uno in gomma piuma senza lacrime, oppure vediamo qua. eh, ecco qua. Purtroppo ecco, devo rispondere. Ecco qua, scusate. Allora se
poi ci saranno due live a spezzettoni, a mozziconi, ma dopo taglierò i tempi morti, perché la gente mi dice: ma perché fai dei tempi morti? Fai dei tempi vivi. E allora io prima, quando ho dovuto interrompere la live di prima, che già la signora Anna, che saluto, ha visto, stavo spiegando il Tango Shi con Fu Wushu, e poi vorrei salutare anche il LS. Ci sono due amici miei che hanno degli acronimi, non mi dicono come si chiamano. D'altra parte, voglio dire, ognuno si chiama come vuole, anche Sant'Enchan, ma LA, Ingridot, Versi, nuovissimo 1000 film. E poi vorrei salutare anche, oltre LA, un altro che ha i diari perduti, va bene, anche, ma un altro acronimo che non mi ricordo, perché quando sono nomi così, Willy Payne, ehm, vorrei salutare, per favore datemi dei nomi. GS, che mi sembra come il nome di un supermercato. Allora, ciao LA, ciao GS, ciao Anna Toscana. Adesso ritorno a fare gli esercizi di Kung Fu. Ciao GS, ciao LA, che mi avete chiesto di salutarvi. Mi raccomando, se voi vi abbonate al canale, io faccio dei video a richiesta, dei video tematici, e poi se date, sotto i miei video c'è un cuoricino, grazie, evidenziate il vostro commento al mio video perché si evidenzi, e così mi date una donazione, e anche potete partecipare in super chat. Ah, bene, vedo che Reinbach, ehm, hello dearest friend, I am fine, how are you? Ecco, mi ha risposto: hi Rahim Bach, so let's do some Kung Fu. Dettagli, allora, vediamo un po'. Ci saranno delle zone morte purtroppo in questo video. Vediamo un po', perché c'ho due spettatori. Ah, ecco, adesso dice solo che sto in streaming, per quello. Allora, ecco, saluto a LA e GS. Questi sono esercizi basici di nunchaku. Questo è un nunchaku in in gomma esterna per ridurre l'impatto, ma è duro e serve proprio per siccome è pesante, serve per fare le forme, serve per le esibizioni, i tornei, perché quello legno che ho fatto vedere prima è ultra leggero. Quindi dopo dovrò editare questo e la live precedente, perché ho fatto un bel casino. E poi un'altra cosa che
che io vi farò vedere anche un po' di tecniche del tang long. Vediamo quanto tempo posso stare in live adesso senza che mi scrivano email, senza che mi mandino messaggini, senza che suonino al telefono, al cellulare, senza che facciano nulla, perché altrimenti, cioè, io ho WhatsApp che suona mentre faccio la live, magari una cosa importante, non lo so, però mi piace che ci sono delle persone che si interessano a... Allora, come vediamo, eh, eh, ecco, vediamo, perché qua mi stanno chiedendo di fare cose, mi raccomando. Se voi mi chiedete se voi mi chiedete ecco, ecco, non ci sto capendo più niente. Ecco qua, sono ritornato dal vivo. Ecco, dovrò cancellare. Dopo ampie sezioni di video, queste zone morte, 47 visualizzazioni l'ultima ora, 3952 le ultime 48 ore. Dopo vediamo, ritaglierò un po'. Allora, prima vi introducevo. Ciao Federico. Ah, grazie. Scusate che... Ciao LA. Mi sono fermata per salutarti. Ah, bene, cara amica, andare via fra un minuto. Ah, allora, grazie per essere passata. LA, tantissimi saluti. Se vi potete abbonare al mio canale, io faccio argomenti su richiesta.
allora spiegavo prima nella live che ho dovuto interrompere il tang long, che è il mantide, la mantide religiosa. Ma hai un giorno specifico della settimana che fai live? E di solito è il mercoledì, però prima ho dovuto interrompere, questo è il bloccaggio della mantide, ho dovuto interrompere perché ho ricevuto delle chiamate telefoniche eccetera. Ciao Psycho, ciao. Grazie Psycho per stimarmi, grazie mille, e poi grazie che siete in tre che mi seguite. Allora Psycho, se vuoi entrare in live ti spiego un po' di kung fu, che non so come si vede l'illuminazione, ma come avrete notato c'ho un altarino buddista e taoista, e anche la medaglietta che porto è taoista. Ok, buono a sapere. Guarda che ci sono le amanti mondo, ma mi sento in colpa che me ne vado. Non ti preoccupare, se mi vuoi supportare sotto i miei video c'è un cuoricino con scritto grazie e il dollaro e il super grazie, il tuo commento sarà messo in evidenza, oppure ti puoi abbonare con il super grazie. Invece non hai bisogno di abbonarti, dai solo un regalo per poi supportare la produzione di quel video. Allora questo è la forma di bloccare del mantide. Ciao ciao, non ti sentire in colpa, vieni quando puoi. Ecco, questo così blocca il mantide. Poi c'è anche una forma mista tra tai chi chuan fa e mantide. Cosa pensi della crisi di governo? Tanto ne abbiamo avute tante in Italia. Intanto faccio un po' di bastone, che nella forse voi siete giovani, ma negli anni 80 c'erano più crisi di governo di adesso. Ci abbiamo avuto il Moro 1 2 3 4 5 6, l'Andreotti 1 2 bis 3 4, il governo di unità nazionale, poi addirittura c'è stato il Lezza partito, prima che, se non mi sbaglio, se ne andasse via il partito comunista italiano dalla coalizione di maggioranza di governo, ed è diventato un pentapartito perché Enrico Berlinguer ha fatto il compromesso storico. E quindi cioè era peggio o meglio che i film di Sylvester Stallone, Rambo 1 2 3 4 5 8 10, Rocky 1 2 3 4 5 7 9 18, oppure di Schwarzenegger, Terminator 1 2 3, anche Viaggio al futuro, ritorno al futuro, viaggio dal passato, insomma 1 2 3, anche tutti i film basati sugli scritti di Tolkien, no? Il Signore degli Anelli 1 2 3 4 5 7. Ma io ti sto rispondendo che è sempre stato così. Queste crisi di governo negli anni 80, il problema è che non c'è più il pc, no, non c'è più il pc, e quindi non c'è più una scusa per dover fare dei rimpasti di governo. E poi prima quelli del pc dicevano piove governo ladro, quindi la colpa era di tutto. Adesso invece non si sa a chi dare la colpa, si è scoperto che tutti i politici sono degli inetti, anche quelli che erano comunisti, perché guarda Occhetto che è andato in pensione, e lui ha una pensione che ha detto io non ci posso rinunciare
perché ci mantengo mio figlio che è disoccupato, ecco, e i figli di molti operai che devono vivere della pensione del padre, come fanno? Non riescono a vivere, e quindi ecco, adesso faccio un po' di esercizi, perché non ci scordiamo che ho iniziato questa live per fare arti marziali, insomma. Poi dovrei pubblicizzarla, però voglio dire, se le persone che mi guardano poi vedono che io sto tutto il tempo sulla tastiera o a rispondere cose che non hanno nulla a che fare con le arti marziali, poi ho detto un nunchaku. Quindi rispettiamo almeno questa seconda live, perché la prima avevo iniziato a farla bene, ma non ho fatto più nella seconda live, che adesso la riprendo. Ci saranno oggi due live, speriamo che la gente possa capire che ho un po' di difficoltà con le chiamate e tutto il resto, però ecco, allora facciamo un nunchaku. Ho promesso che facevo una live esercizi con un nunchaku del wushu cinese praticando kung fu, poi allargherò il titolo, però ecco, devo fare arti marziali cinesi. Sono proposto, di solito io evado molto nelle live e parlo senza sosta, e invece voglio che la gente sia contenta di vedere un qualche cosa che ha a che vedere col titolo, perché molte volte faccio come il grandissimo Mario Circello, che lui iniziava a fare una live, ci metteva un titolo a caso e poi allora ci vorrebbe fidele e la rivoluzione, basta Draghi. Ma tu che credi che vivere come a Cuba sia la soluzione ai problemi italiani? Non credo. Cioè, distruggere l'economia per essere idealisti, tu devi essere giovane, ma io sono stato in vacanza a Cuba nell'82 e non si stava male come adesso. Adesso la gente protesta proprio perché si sta male, insomma. Non credo che la soluzione il capitalismo non funziona, facciamo saltare in aria tutto, non è una soluzione, capito? Eh, non credo che si possano risolvere così i problemi, però va bene, rispetto al tuo punto di vista. Per me purtroppo sono i nostri politici e non solo il problema della nostra economia in Italia, e fuori sono le dinamiche proprio dell'economia, però non si può fare nulla, perché voglio dire, alla fine il sogno di non avere uno stato, di non avere una moneta e di non avere il capitale che gli operai danno ai contadini e i contadini alle fabbriche, non esiste. Senza un prezzo di riferimento nulla ha valore, e senza una cultura del lavoro basata sul guadagno nessuno è motivato. Cioè dovresti avere una società molto evoluta per avere gente che lavora, diciamo, gratis, volontariamente, e che quindi pensa te, in Italia se si facessero dei magazzini dove si distribuissero i prodotti in base alla necessità senza dover pagare. Innanzitutto la gente non lavorerebbe, vivrebbe di sussidio come succede già adesso, le fabbriche sarebbero tutte dello Stato, quindi non sarebbero competitive ma genererebbero perdite, e in più la gente andrebbe in quei magazzini dicendo che ha necessità non di un cellulare economico e popolare ma dello smartphone da 2000 euro. Tu che gli puoi dire? Oggettivamente parlando ognuno può spiegare soggettivamente la sua necessità. Allora tutti andrebbero a prendere dal deposito cibo, prodotti di consumo, poi lavorerebbero per lo Stato e male, visto che non ci sarebbe concorrenza, non ci sarebbe neanche uno stipendio,
e voglio dire, è uno stato che fosse un non stato, perché l'Unione Sovietica poi alla fine invece è stato una esaltazione dello stato, dell'idea di stato, che il Partito Comunista non ha rispettato l'idea marxista di annullare lo stato, perché lo stato è fonte di soppressione. E allora che succedeva nell'Unione Sovietica? Erano tutti avevano un posto garantito, lavoravano tutti per lo stato, non c'era possibilità di mettere prezzi diversi, la vita era cara per tutti, allora tutti guadagnavano poco e spendevano poco, però non c'era qualità nei prodotti e non avevano manco le pensioni, meno che mai una buona salute pubblica. Secondo gli stessi dati dell'Unione Sovietica morivano molti bambini di malnutrizione. Io so che forse non mi monetizzeranno questa live, ma va bene, perché sto parlando di cose che esulano, spero di no, dalla competenza del video, che è arti marziali. Allora cerco di guardare in camera per rispondere, vediamo se schiacciando così lo schermo. No, questa volta no, non succede. Ci vorrei, non c'è stato più nessun messaggio. Allora adesso ho 3 spettatori, grazie di seguirmi, thank you very much, and now next I show you Tanglong. Tanglong is mantis. This is a blocking technique. You can do this to hang and strike, hang and strike, hang and strike. Sei mitico anche se sei reazionario. No, non so se sono reazionario, io, a me non mi piace né l'estrema destra né l'estrema sinistra, però ecco, a me mi hanno sempre disilluso i politici tutti. Io non sono, a me la canzone che più mi è piaciuta nella gioventù, che parla proprio di politica, secondo me, non so se era reazionario o no, ma non so se tu l'hai mai cerca in YouTube, che non è una canzone reggae, ma cerca in YouTube di Nino Gaetano o Rino Gaetano, non t'arregga più. Cerca, che mi piaceva molto, perché i telegiornali in Italia erano 45 minuti quasi lì, o di calcio, poco alla fine, ma soprattutto di politica interna. C'era poca politica internazionale. Allora dicevano: Zaccagnini ha risposto a Forlani, che ha detto a Craxi, che Andreotti gli ha replicato, Aldo Moro ha detto, e questo e quell'altro. E allora questo Rino Gaetano ha fatto una canzone, non t'arregga e più, e che diceva dc non t'arregga più, Zaccagnini, Forlani, la Malfa, Bertinotti, Craxi, Andreotti, non t'arregga più. E quindi era quella la mia idea della politica. Non reggevo proprio i politici, guardandoli nelle interviste, tutti falsi, tutti opportunisti, tutti si facevano gli ipocriti, tutti odiandosi pure all'interno del partito. E poi sappiamo come è andato a finire Salvo Lima, che per poco fa la stessa fine anche Giulio Andreotti, e non entro nei dettagli perché non è interesse di questo video. Ma è così, io i politici italiani non li ho mai detto più, non ci ho mai creduto, capito? E i partiti politici pure, perché questo movimento 5 stelle all'inizio sembrava che non doveva essere un partito come gli altri, adesso stanno negoziando come nella prima repubblica. Ora esatto, almeno prima
almeno prima. Vediamo che si è bloccata la live, si è bloccata. Almeno prima mettevano in tasca, però ecco, Bettino Craxi si è fatto rispettare con quello che è successo con la NATO in Italia, che volevano intervenire, non li ha fatti intervenire. Però poi no, poi c'è stato dopo la tragedia di Tangentopoli e Mani Pulite, è venuta la farsa della seconda repubblica, e da lì poi tanto Bersani come Prodi come Berlusconi a dire barzellette, a farsi i loro stessi alleati a fare cadere il governo dall'interno. Caduto il governo Berlusconi per colpa di Bossi, caduto il governo di Prodi per colpa di Mattarella, insomma. E adesso è caduto già il governo Conte per colpa dei pentastellati, e per colpa del movimento 5 stelle è caduto Draghi, mi sembra. Cioè non è cambiato nulla dalla seconda repubblica, dalla prima repubblica. Prima, nella prima repubblica, facevano i famosi rimpasti di governo. Perché? Perché diciamo la verità, per aspirazioni al potere, allora semplicemente cadeva un governo che bisognava fare determinate cose, e allora facevano il Moro 2, l'Aldo Moro 2, e Aldo Moro a volte non metteva gli stessi ministri, gli stessi ministri, gli stessi tecnici, eccetera, rimpastava, cioè gli cambiava le poltrone. Infatti Alighiero Noschese ha fatto uno sketch, e non soltanto lui, dei ministri che a un certo punto il primo ministro, il presidente del consiglio dei ministri, dicevano facciamo una crisi di governo, va bene, e c'era sempre uno in piedi. Allora si mettono a fare giro giro tondo intorno all'enorme tavolo, e poi a un certo punto si siedono, e magari toccava a caso a uno di loro essere primo ministro, tutti gli altri prendevano un ministero a caso, e c'era sempre uno che rimaneva fuori, che non aveva nessun ministero né diventava presidente del consiglio dei ministri. Questo era il livello della prima repubblica. Certo, poi senti parlare nei filmati d'epoca un Giulio Andreotti, e senti parlare un politico di oggi, o da bambino e da adolescente, che dopo il 2001, che ci immaginavamo gloriosi, l'essere umano che viaggiava fino a Marte o fino a Giove con HAL 9000 nella Discovery, da Discovery, e tutto il resto, guerre spaziali, guerre stellari, Star Trek, Spazio 1990, i film che guardavamo anche di Star Trek al cinema, chissà come sarà dopo il 2000. Io avevo fretta che venisse il 2000, adesso nel 2022 lo rimpiango, come si viveva bene negli anni 80. E sentendo dal 2000 in poi tutti i politici italiani che il nostro è un paese per eccellenza nella scienza, nella letteratura, nelle materie umanistiche, e ti fanno rimpiangere veramente i politici, ti fanno rimpiangere i politici di oggi, i politici di ieri. Ma è incredibile. C'è gente a carico di ministeri incompetente in Italia, oppure che stanno lì tutto il giorno a farsi delle selfie, oppure a lanciare delle frasi a effetto che già l'indomani si correggono e dopo un mese si scordano di aver detto, quando almeno così non succedeva nella prima repubblica. Già direttamente erano tutti d'accordo e le stesse anche sui giornali. Invece adesso no, guarda, è meglio non parlare, perché innanzitutto vorrei riprendere a parlare di arti marziali, ma prima mi stavano a guardare persone interessate nelle arti marziali, magari 2 o 3. Adesso io vorrei fare questo video in modo, poi gli metterò i sottotitoli, insomma, forse sì, forse no, non so che cosa, che live viene, ma perché ho detto l'ultimo mio short sul kung fu ha fatto 4000 visualizzazioni. Faccio una live parlando e facendo tecniche marziali, insomma, ma sembra che non ha lo stesso effetto desiderato.
allora sì, no, è sempre lo stesso commento. Il tempio dei monaci Shaolin era del nord, perché ci sono stati anche gli Shaolin del sud, ma io ho studiato Shaolin del nord. Si specializzarono in arti marziali, il grande tempio del nord, non so come si chiama. E nella foto dell'anteprima di questo video vedrete che c'è una miniatura, ho cercato di prenderla al meglio possibile, dove faccio vedere io che mi alleno a fare nunchaku, ma parliamo anche di wushu in generale. Questo è un bambù, un autentico bambù largo, non so, però ecco che con il caldo e il freddo ogni tanto sentivo delle esplosioni, pa pa, soprattutto perché stava vicino al calorifero. E guardate che sta succedendo, si sta fessurando e quindi purtroppo arriverà fino giù, perché è laccato, però lo tenevo vicino a, e ormai non si può riparare, non si può stringere, anzi prima o poi aprirà fino al basso e poi si romperà. E non dovevo metterlo vicino al calorifero, dove dovevo metterlo perché è grande, avrei dovuto metterlo, no, ma è sempre stato lì, e avrei dovuto metterlo da qualche parte, da qualche altra parte. Ne avrei dovuto metterlo da qualche altra parte. Allora, come vedete, potrei fare degli esercizi con questo, ma è troppo pesante, e poi voglio dire, posso rompere qualcosa facilmente. Eh, ops, come vedete non c'ho spazio, non c'ho per non c'è spazio proprio, e non so dove metterlo. Poi c'è anche un altro chiaro, sempre di bambù, ma questo non è laccato ed è un po' corto, ma giusto di 3-4 centimetri. Potrei fare esercizi con i due insieme, però ecco, io poi c'avevo un unciaco esagonale, poi anche nel tanglong ci sono dei colpi che sembrano quelli del karate. Welcome to my wushu live, benvenuti nella mia live sul wushu. Come ti trovi nel gruppo di Gabriele May? E mi trovo benissimo, saluti a homeless, a Gabriele May, mi trovo bene, non sempre posso intervenire, non sempre posso intervenire nel gruppo di Gabriele May a homeless, però quando posso intervengo creando foto, intervengo creando materiale inedito. Mi trovo bene, grazie.
poi lo seguo anche su YouTube nel canale a Homeless, però lui non mi segue a me. Vabbè, ci avrà altro da fare. Mi piacerebbe che guardasse i miei video, gliel'ho chiesto più di una volta, però fa orecchie da mercante, non so. E poi mi dice, se gli chiedo di guardarmi, che, che faccio spam, ma non è che faccio manzotino spam, è che semplicemente voglio che anche lui mi guardi, insomma. Digli quindi a Gabriele May, se mi può guardare mi farebbe contento. Io faccio esercizi sul posto perché I don't in the place some exercise because I'm alone and I film myself with my cellular phone, cioè mi sto filmando col cellulare, non posso, nessuno mi può filmare, mi potrei muovere, fare delle forme, quindi ho approfittato, ho detto è pomeriggio, faccio esercizio fisico e mi filmo, perché ho già fatto uno short che hanno visto in molti. Ti piacciono le recensioni del canale Nuovissimo Millennio? Eh sì, complimenti Nuovissimo Millennio, fai delle bellissime recensioni, sono delle recensioni molto belle. Insomma, alla fine faccio pubblicità a tutti, a Homeless, un canale di YouTube, a Nuovissimo Millennio, chissà se anche gli altri parleranno di me nei loro video. Allora, i calci li so dare poco perché mi sembra che si è bloccata la live, perché ho i tendini che devo fare degli esercizi di stiramento, purtroppo non arrivo a dare dei calci alla kung fu. Infatti poi ho anche fatto karate do, vado rio, però farò tutto con le braccia, anche perché magari calcetti, insomma, quello che interessa, penso, a questa live dal titolo hello to everybody here and welcome to my live. Ciao San, sono Psycho. Ciao Psycho. Carissima amica, ciao, ciao Psycho, carissima amica, come stai? Spero bene, ovviamente. Ogni tanto la live si blocca, poi qua c'ho il girafino e l'orsacchiotto. Questo i miei cani non l'hanno voluto, perché mia madre gliel'ha comprato ai miei cani, allora gliel'ho dato al girafino, gli ho dato il girafino. E se poi Psycho chi a quei ai nostri amici che è iniziata questa trasmissione, grazie, grazie, hai visto, piace anche a me,
meno male che i miei cani non ci hanno giocato, se no se lo mangiavano. Un momento che vengo subito, un momento, vengo, devo controllare una cosa. Questa live è venuta così a singhiozzi perché prima l'avevo iniziata e purtroppo l'ho dovuta interrompere. Adesso non so se cancellarla o no, perché insomma mi è costato fatica iniziare prima e poi perché ho ricevuto una chiamata telefonica e poi adesso la rinizio di nuovo e l'ho riniziata circa 46 minuti fa. Sì, è molto puccioso, è molto puccioso. Mi raccomando, condividi questa live, cara Psycho. Fallo almeno per lui, eh? Mi raccomando, condividi questa live, condividi questa live, che io non sono né nuovo né vecchio, sono lavato con perlana, sono bucato a mano, mi buco a mano. L'orsacchiotto rosa feroce. Credo che sia un orsacchiotto, no? Ha visto troppo Psycho e Shining. Allora, condividi questa live. Ecco, inizio la mia esecuzione di Nunchaku, perché avevo messo nel titolo che avrei fatto Nunchaku, cara Psycho, e perché ho voluto fare a distanza di anni un'altra live sulle arti marziali e soprattutto vestito così e facendo Nunchaku, per il semplice fatto, dopo leggo quello che mi ha scritto, per il semplice fatto che in questi giorni ho fatto due o quattro shortini, 4 short di arti marziali, e uno si è portato a casa uno short di Nunchaku del Kung Fu, 3000 visualizzazioni. Allora ho detto chissà quanti vedranno la live, perché io di solito le live le faccio il mercoledì e in questo modo diciamo spero di ottenere molte visualizzazioni. Poi non so se mettere i sottotitoli in tanti idiomi, non so se mi funziona, o farò un altro video in quel tempo, perché ho tanto da leggere, ma ho tanto da leggere. Io la notte per esempio leggo. Adesso mi arrivano dei messaggi, vediamo un po'. Allora, mi tu, no, haha, non è un orso ma un cervo, una renna. No, quella che è grande è una giraffa. Eh, ciao carissimo o carissima. Ciao. eh, allora, se poi Veraic, non so come pronunciare il tuo nome, scusami, condividi questa live. Questo
in okinawense, non so in cinese perché è anche cinese, ma si chiama nunchaku. Ecco, questo è il nunchaku, che questo è in gomma esterna con una anima in metallo, che è soprattutto usato nei tornei perché è molto stabile. Poi c'è in gomma piuma, che così se ti picchi non ti fai male. Questo invece è pesante, allora puoi fare gli esercizi lenti che lo tieni più sotto controllo. Si chiama nunchaku, ma lo usano anche in cinese, in Cina, non solo in Okinawa o in Giappone. Infatti sono vestito come praticante del kung fu. In un altro video magari mi vestirò da karateka. Questo è un nunchaku, però già i paletti sono in legno, sono molto leggeri. Mi raccomando, se comprate dei nunchaku, a meno che non sia quello in gomma spiuma, che non so dove ho messo adesso, vediamo se lo trovo. No, non lo trovo, non mi faccio perdere tempo cercando qualche cosa che non trovo, ma ci sono dei paletti in gomma spiuma che non fanno male, si chiamano nunchaku senza lacrime. Altrimenti state attenti perché vi potrete prendere un colpo qua, un colpo nella nuca, e vi potrete fare male, rompere un gomito, o anche c'è gente che gli è andata molto male. Quindi non usate dei nunchaku che siano rigidi, a meno che non andate a studiare in un centro dove magari, come anche i praticanti del taekwondo e di arti marziali coreane, si mettono delle protezioni, il caschetto che protegge anche il mento, non uno scoperto nel mento, gomitiere, ginocchiere, magari anche una conchiglia. Quindi se ti picchi la nuca c'hai il casco, perché nelle rotazioni la forza centrifuga è molto forte, anche cinetica. Poi sì, sì, serve a fortificare i muscoli, soprattutto quello pesante, ma in origine questo il nunchaku lo utilizzavano gli agricoltori in Okinawa, Cina, non so se anche in Giappone, e serviva per, erano utensili da lavoro, serviva proprio per falciare il grano, i cereali, quello che avevano, insomma, o per, mi sembra, perché loro avevano anche la cama, che è la falce, anche se era un modello molto diverso dalla nostra, e loro con la falce trebbiavano, mi sembra che si dice così, e poi con questo allora mi sembra che dividevano, pulivano i chicchi da tutto il resto. Allora ci picchiavano con questo nunchaku, pam pam, infatti si può dare due molti colpi così, pam, e allora bam. Allora che succedeva? Che quando andavano in guerra, quando qualcuno attaccava un contadino, si portavano in un nunchaku, portavano la falce, portavano la pala, così che nella pratica delle arti marziali, l'okinawa te o il tode, che in giapponese si pronunciava karate, però che non era non significava mano vuota, ma significava mano cinese, un po' come il c'è uno stile coreano che significa proprio arte marziale cinese o mano vuota cinese. Adesso no, tang sudo significa quello, mano vuota cinese o qualche cosa, la via della mano cinese, qualche cosa del genere. Per quello tanti governatori come di Okinawa, come il clan Sakagawa giapponese che conquistò le Ryukyu e anche Okinawa, avevano proibito il karate okinawense originario di Okinawa, che era diverso poi dal karate moderno di Jinshin Funakoshi, e l'utilizzo, addirittura avevano proibito i giapponesi di talli, che in conseguenza
c'è anche il tonfa che io non ho mai avuto, che in pratica è presente il tonfa poliziale, no? È una barra di legno così con una maniglia. Ecco, quello in origine era il manico del mulino nel quale macinavano il grano, i semi, lo giravano così, no? Non so come lo attaccavano dall'altra parte. Credo che ci avesse due maniglie, ma a fini pratici gliene serviva solo una. Poi non so se lo utilizzavano con due maniglie. Allora giravano così la pietra, che loro ce l'avevano in orizzontale, la pietra, mettevano in un buco il grano e macinavano con questa con il tonfa, e poi quando gli serviva per difendersi lo levavano dalla pietra, logicamente, che pesava svariate decine di chili, e andavano i contadini generalmente quando lottavano in una battaglia portavano con sé i loro attrezzi del campo, difficilmente gli davano delle spade, delle lance, quindi ci avevano appunto armi anche come questa, armi come questa, cioè un bambù grande che i giapponesi chiamano bo staff, staff corto, dipende da che poi anche si chiamano in inglese, in realtà non so come si chiamerebbe in giapponese. Però questa che gli serviva ai contadini in Okinawa, in Giappone, in Cina, in tutto l'Oriente, anche in India? Semplice, te la metti così e qua all'estremità porti dei pesi, per esempio per trasportare bevande come il sake. Quindi loro molte volte nel campo trasportavano le cose così, cesti con frutti. Vedo che si blocca la live, giarre con c'ho dei problemi, non mi vedo muovere, giarre con del sake. Che sarà successo? Forse mi si scarica la batteria del cellulare. Oggi ho avuto delle live tormentate. No, sta al 60. Che strano. Allora si usava Jackie Chan e il famoso Bruce Lee. Te ne intendi davvero tanto, sei molto esperto. Costano tanto? Sì, sì, si blocca tutto e purtroppo è il wifi che ho. Se mi potreste supportare io sarei ben contento di ricevere delle donazioni, magari sotto i video che vi piacciono di più del mio canale c'è un cuoricino con scritto grazie e il dollaro, quello è il super grazie, vi permette di evidenziare un commento al video. In questo modo farò altri dello stesso argomento, e in più se vi abbonate al canale sarebbe il massimo. Io intanto non so se si sarà sentito tutto questo, ma vado proprio a scatti, lo vedo nel mio computer, purtroppo così è la vita. Oh, mi stava andando bene questa live, mi stava andando però le premier sono meno viste, le premier generano aspettativa. Di solito la premier la faccio per il sabato pomeriggio, il sabato pomeriggio, ecco, che inizia a ruotare la di poco. Quando fa così mi verrebbe voglia di tagliare la live. Ditemi se magari sono solo io che c'è un cattivo ritorno, oppure è proprio il caso di tagliare, perché prima non ho avuto problemi, adesso si vede che stiamo in un'ora picco, che tutti ritornano a casa, non so, c'è un lag mostruoso, il bastone lì nel video fa 1 centimetro al minuto, quando qua fa un giro completo al secondo. Non so che pensare. Se si blocca tutto è pazzesco, è pazzesco. Oggi
c'è stato di tutto, chiamate telefoniche, al citofono. Ecco qua, almeno si muove, si muove, si muove, anche se come se fosse la camera lenta degli effetti speciali del cinema del 1850. Allora io poi che altro ho da dirvi, perché qua comunque è tardi, va male la live. Allora, due cose che possono avere a che fare con le arti marziali, poi come venga questa live non lo so. Io innanzitutto ogni tanto leggo, rilego questo libro che ho letto da adolescente negli anni 90, che avevo circa 20 anni, aforismi e discorsi del Buddha, che ha molto a che fare con le arti marziali. Poi vabbè, anche ho dei libri sul taoismo e del taoismo, come Chuang Tse e tanti altri, Lao Tse. Sembra che adesso va di meglio. E poi ogni notte leggo qualche aforismo dal libro di Guido Ceronetti, Tra pensieri, piccola biblioteca Adelphi 329. Ecco qua, aforismi di vari autori. Per esempio l'ultimo aforisma che ho letto è di Friedrich Nietzsche, frammenti postumi del 1871. Qual è la rovina di quell'opera d'arte che è lo stato? La scienza. E da dove ha origine la scienza? Dall'abbandono della sapienza, dalla mancanza di arte. Quindi lui proprio era antimodernista, Nietzsche. Per lui l'arte era più che la scienza, eppure si definiva ateo. Quindi voleva l'arte, non voleva la scienza. Nietzsche, come dire, un po' che io vorrei fare la live però viene laggata. Sono contento che voi tutti la seguiate. eh, Purtroppo mi si è rovinato l'ultimo momento, ma questa mia ultima live è durata 63 minuti. Se si considera che anteriormente ho fatto una live di 26 minuti, qualcosa del genere, sono già una novantina di minuti che sto in live, cioè un'ora e 20 minuti grosso modo, cagion per cui posso ritenermi soddisfatto. Poi sta venendo male, allora è inutile insistere nella vita. Quando le cose vengono male, prima devi interrompere del cellulare, forse per colpa della connessione, forse per colpa non so di che o di chi, e purtroppo arriva il momento in cui devi lasciare. Parafrasando il giornalista Enzo Tortora, che faceva il programma Portobello, quando finiva il programma, che c'aveva il Big Ben nello studio, diceva Big Ben ha detto stop. E quindi adesso, parafrasando il grande mitico Enzo Tortora, Big Ben ha detto stop. Il fatto avverso, chiamatelo come volete. Poi d'altra parte mi sono anche già un po' stancato di fare esercizi fisici per 90 minuti e poi di andare di qua e di là a rispondere al telefono nell'altra stanza, il citofono ai venditori, che io penso che sia qualche parente, amico, familiare, sono i venditori, perché non è che puoi far finta di nulla. Ma adesso che si vede lagato, approfitto a lasciarvi. Mi spiace lasciarvi così, ma lo devo fare, lo devo fare, lo devo fare, perché
tanto che senso ha se no? Potrei continuare aspettando che la connessione migliori, ma io vedo che non migliora la connessione. Forse si è surriscaldato il mio cellulare. Vedo anche che forse questa live sarà da cancellare purtroppo, ma a volte succede così. Ci sono dei giorni che faccio delle live bellissime, altri giorni che viene questa roba qua, che veramente non so che cosa aspettarmi da queste live, perché anche mi fa perdere spettatori. Magari ci sarebbero molti che avrebbero consigliato questa live, però perdo spettatori, perché ogni tanto vedo 2 1 2 1 2 1. Allora che faccio? Il vostro Sant'Enchan si è accomiata da voi. Doveva essere una live esitosa, invece purtroppo vedo che è quello che è. Prendo coscienza dei limiti che ci sono. Ogni tanto entra una persona a guardare, prendo coscienza dei limiti che ci sono. Vabbè, ecco, e quindi vi saluto, perché tanto neanche si vede bene, e mi raccomando, condividete questa live, abbonatevi al canale, eh, e se potete, e soprattutto lasciate un commento. Ciao, vi saluto. Il vostro Sant'Enchan vi saluta. Ciao. Ho fatto un'ora e 8 minuti, ma lì mi dice nel computer 67 minuti, e quindi non riesco a capire proprio. Ci deve essere forse un'ora e 8 minuti effettivi, e ho allagato per 7 minuti. Adesso va un po', anche se lento. Ciao. Ormai la live, che la prossima, il prossimo video sul Kung Fu lo farò diciamo, eh, adesso va come che adesso va il prossimo video sul Kung Fu, lo farò in Premiere, forse, o forse tratterò di qualsiasi altra cosa. Ciao ciao. Ciao dal vostro Sant'Enchan, un abbraccio, e ci vedremo forse sabato o domenica, che forse faccio una Premiere.